Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Aquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di settembre 2022. Queste direi che sono decisamente troppe. Vediamo cosa vi danno. La carta della forza. Amici dell'Aquario, periodo di apertura del cuore, periodo di coraggio, periodo di, perché no, forza di volontà, forza morale. Andiamo a vedere questi oracoli che cosa vi dicono. Con la carta della forza, io la sento sempre associata a quello che è il terzo e il quarto chakra, perché è proprio la forza di volontà. E poi abbiamo gli elementi. Quindi questa carta vi parla degli spiriti della natura e dei quattro elementi, quindi proprio terra, aria, fuoco e acqua, ok? È interessante perché la forza viene normalmente rappresentata come una donna che apre le fauci di un leone. mm? Eh, Parla di quello che è un domare i propri istinti, il proprio, ehm, diciamo il proprio lato animale. E la sento collegata con questa carta perché qui parla degli spiriti della natura e il lato animale è un po' la natura di ognuno, se vogliamo. Vabbè, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che comunque sono letture collettive, potrebbe non risuonare tutto, quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo o se per caso non vi risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, trova l'indirizzo email sotto nella descrizione del video. Partiamo con un 2 di spade al contrario. Interessante, perché il 2 di spade al contrario parla di qualche cosa che in questo caso non si è in grado di scegliere per una sorta di cecità, cioè qualche cosa che non vi è chiaro in tutta questa situazione o in questa relazione. Abbiamo poi un 10 di coppe. Il 10 di coppe in realtà è una carta di compimento proprio a livello emotivo, parla della coppia felice, dell'unione felice. Se fosse un'azienda potrebbe essere un appagamento da un punto di vista della famiglia aziendale, mettiamola così. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. 5 di bastoni. C'è qualcuno qui che sente il bisogno di essere un po' più stimolato, un po' più... avere più input, sento. 5 di bastoni, le carte che sono numero 5 normalmente parlano di conflitti, parlano di tensioni, però l'idea che ho qui è che ci sia bisogno di qualche stimolo a livello di, come fosse una gara, una competizione. mm? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. 7 di bastoni e qui c'è la lotta solitaria, qualcuno che sta cercando comunque di probabilmente andare avanti per la propria strada, di non farsi coinvolgere, perché comunque il 5 di bastoni potrebbero anche essere dei conflitti che si hanno in questo ambiente di 10 di coppe. Abbiamo un fante di coppe. Fante di coppe può parlare di una comunicazione che arriva, di una notizia, di una persona che comunque si fa avanti in questa situazione o in questa relazione. Può parlare sì di una comunicazione, ma anche di qualcuno che viene a porgere delle scuse. In realtà qui non lo sento tanto, non vedo carte per adesso di grosso dolore. Potrebbe essere un'offerta, magari sì, un'offerta di pace dovuta a queste incomprensioni, a questi litigi, insomma. Abbiamo poi un cavaliere di bastoni
E qui si tratta di fare un movimento in avanti, ragazzi. Il Cavaliere di Bastoni è sempre una persona che si muove, è una persona entusiasta, è una persona che, mm, come vi posso dire, ha entusiasmo per quello che sta facendo, ok? Qui sono uscite poi tre carte, le prendiamo tutte e tre, abbiamo un 8 di denari, la carta della luna e il 3 di bastoni. Qui ragazzi dovete fare attenzione alle paure che avete, domate quelli che sono il vostro istinto di scappare. Ehm, perché qui fondamentalmente con la carta della luna c'è solo paura. In realtà l'otto di denari è una carta che parla di quotidianità, di appagamento, di lavoro. Se per voi fosse una situazione inerente al lavoro, il lotto di denari parla di quello che è un lavoro costante, di un lavoro fatto in modo ripetitivo e in modo molto preciso. E parla di qualche cosa che è quotidiano, che comunque è duraturo. E avendo comunque anche questo 3 di bastoni, sento che ehm, c'è qualche cosa che è già iniziato e che andrà avanti, insomma. Perché il 3 di bastoni è sempre quel progetto appena iniziato. Ok, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere il 2 di spade. Ok, al contrario abbiamo un re di spade al contrario e un 6 di bastoni. Qui sento che potrebbe essere il difficile della decisione, se andare per quello che è la vostra idea di successo, di vittoria, di appagamento, ehm, o seguire quella di qualcun altro, perché in realtà questo re di spade al contrario potrebbe o parlare di una persona che è vicino a voi e sta cercando in qualche modo di influenzarvi, potrebbe essere una delle due spade, oppure si tratta del fatto che voi non abbiate tutta questa, come vi posso dire, logica in quello che sta succedendo, perché comunque vi ricordo che avete un 2 di spade, si parla di qualche cosa che non si sta vedendo. Andiamo a vedere 10 di coppe. Uh, abbiamo un re di denari e un fante di bastoni. Sì, potrebbe essere una stesa da un punto di vista familiare, perché comunque ci sono sia un re che un fante, potrebbero essere un compagno e un figlio, o il marito e il figlio. Ipotesi, perché giustamente il 10 di coppe è la carta di appagamento familiare. Diciamo che in questo momento è molto presente la famiglia. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. Abbiamo un fante di coppe nuovamente che avevamo già qui e un 8 di bastoni. E credo che qualcuno qui si voglia lasciare indietro qualche tipo di discussione, qualche tipo di disaccordo, o meglio, molte persone si stanno aspettando delle scuse probabilmente, perché comunque c'è un fante di coppe e qualcuno si sta aspettando un movimento da parte di qualcun altro che arriva, perché ce l'abbiamo anche qui. Comunque andiamo per ordine. Andiamo a vedere 7 di bastoni per piacere, grazie. È volata una carta, ma è girata, adesso la recupero. 7 di pentacoli, 7 di bastoni. Adesso andiamo a vedere questa qui. Scusate, Abbiamo un re di coppe al contrario. Due re, anzi tre re, di cui due al contrario. Qui il 7 di bastoni è un po' come se vi facesse prendere tempo semplicemente per mettere in ordine le vostre emozioni, che con questo 8 di coppe vedo che state comunque cercando di mettere in ordine, ok? E quindi probabilmente sarebbe necessario prendersi un po' di tempo per se stessi per riuscire ad arrivare a capo di questa situazione un po' conflittiva. Andiamo a vedere il fante di coppe. Regina di coppe al contrario e un 10 di denari. Qui c'è qualche cosa che, guardate, re e regina di coppe. C'è qualche cosa che è legato
alla materialità, alla quotidianità, quello che potrebbe essere una casa. Perché a livello emotivo c'è molta confusione, direi. Può essere che qualcuno stia lavorando insieme e che ci siano questi screzi proprio dovuti a questo stare sempre insieme, no? Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. Regina di Bastoni. E 9 di spade. Guardate, in realtà è necessario fare un movimento, è necessario fare un passo avanti, è necessario, magari è necessario per voi lasciarvi indietro tutto quello che è stato. Il 9 di spade quando arriva, arriva per dire che le cose stanno iniziando a cambiarsi, a cambiare. Magari voi non lo vedete ancora, però questo cambio è già in qualche modo iniziato. Andiamo a vedere l'otto di denari perché qui fa riferimento alla quotidianità, al modo di vivere la vita di tutti i giorni. Il carro al contrario, un'altra volta il 7 di bastoni e il 7 di coppe. Ragazzi, qui si tratta di sviluppare la vostra forza di volontà per riuscire ad effettuare questo tipo di scelta. Qui c'è qualche cosa che non vi fa sentire appagati, non vi fa sentire nel vostro potere personale. Probabilmente c'è una persona di fianco a voi che apparentemente, o meglio, le cose intorno a voi apparentemente sembrano da 10 di coppe, ma poi in realtà c'è questa sorta di mancanza a livello emotivo. Quindi qui il punto è iniziare a rendersi conto che bisogna fare un passo avanti, insomma, alla fine bisogna prendere una scelta, bisogna lottare per quello in cui si crede e per aprirsi anche delle possibilità. Fate attenzione perché il 7 di coppe alle volte parla di proiezioni, visto che c'è anche la luna e il 3 di bastoni, potrebbero anche esserci delle proiezioni inerenti a questo progetto. Però fondamentalmente quello che sento è che qui qualcuno è combattuto sul se iniziare qualche tipo di o portare avanti qualche tipo di discorso oppure no, fondamentalmente, perché qui c'è una discrepanza tra quello che è la situazione da un punto di vista materiale e come si vive la situazione da un punto di vista emotivo. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dicono. Il completamento e una nuova visione sono due arcani maggiori. Questa carta fa riferimento al fatto che, ve la dico in breve, che la perfezione non esiste. Nel senso che nel momento in cui si pensa di aver completato qualche cosa, quello che oggi può sembrare perfetto, magari fra 15 giorni non lo è più e cambieremo di nuovo qualche cosa. Quindi il senso di completamento è un senso che cambia di giorno in giorno, no? Quindi non fissatevi su quello che è l'avere le cose fatte a modo vostro, perché comunque le esigenze cambiano di giorno in giorno e domani potrebbe non andare più bene quello che andava bene oggi, insomma. E difatti qui abbiamo la nuova visione, dovete iniziare a vedere le cose da un'altra prospettiva, ok? A lasciarvi indietro quello che era l'idea passata, l'idea vecchia. È un po' come se doveste pulire il campo d'azione. Pulite anche le proiezioni e per qualcuno sento le influenze esterne, i condizionamenti da parte degli altri, che magari non è che queste persone vi condizionino
con l'idea di condizionarvi, con l'intenzione di condizionarvi, però magari hanno un ascendente così forte su di voi che per voi è talmente importante la loro opinione che poi alla fine vi fate condizionare, quindi lì poi siete voi. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta da parte di questi oracoli. Creazione. Qui parla della creatività proprio, e vi dice di fondamentalmente esprimervi con quello che è la creatività, perché attraverso quello che è la creazione si possono, come vi posso dire, sviluppare, se vogliamo, o meglio togliere i limiti di un'anima, dell'anima. Non so se sono riuscita a tradurla in modo che si capisse. Va bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di tutto il sostegno che mi date attraverso i like, le iscrizioni, i commenti, tutto. Quindi grazie mille, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!